Starfleet to Scout Ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Tu e il tuo studioso, che si chiama quello con cui avete... Filippo Biondi. Ecco, allora tu e Filippo Biondi avete fatto una scoperta incredibile. Sì. Tu sai benissimo che i militari non sono felici di quella scoperta che voi avete fatto. No. Perché? Perché come tu puoi andare, hai detto prima, dentro le piramidi di Cheope, puoi andare a vedere cosa c'è in Antartide, puoi andare a vedere ad esempio se è vero che hanno smantellato, per dirlo banalmente, la base nucleare sotto a Tavolara, in Sardegna. Puoi vedere tutto, non ti verrà permesso. No. Devo dire che la gente può stare tranquilla perché a noi non ce ne frega niente delle cose che sappiamo. Cioè, sappiamo che ci sono basi militari a destra e a sinistra. Il mio interesse verso le strutture militari è zero credo che sia zero anche per quanto riguarda Filippo, quindi questa è una cosa che anche se possiamo farla non la faremo mai perché non è interessante, no? Interessante per noi sono altre cose. Sì, lo so che ti interessa la storia, però quello che voi avete inventato può essere usato da altri per questo scopo, Vero. compreso dagli americani per Sì. vedere cosa Sì, c'è sì. in Russia Certo. o cosa c'è in Cina. Certo. Quindi Quindi abbiamo fatto testamento. Cioè, se uno mi fa una domanda devo rispondere, no? ultima domanda off topic. Sì, ne ho sentito parlare. È un po' come la parte animica, no? Sì, ne ho sentito parlare. Pur non avendo elementi, perché io non ho mai studiato questo aspetto della cosa, però sapete, come dicevo prima, dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Quando studiavo il fenomeno alienologico, con tutte le centinaia di migliaia di ipnosi che abbiamo fatto, quando mettevamo in ipnosi alcuni soggetti, quindi qualche centinaio, essi hanno raccontato pezzi della loro vita che non ricordavano più, quando sostanzialmente, ma non solo, erano bambini piccoli che venivano portati da esseri umani, da militari, da alieni, in templi massonici che venivano riconosciuti perfettamente per la loro struttura, dove venivano sottoposti a riti massonici satanici che avevano a che fare con delle strane cose. In questi riti c'era sempre l'atto della fecondazione, l'uccisione di qualcosa, il sangue, il sacrificio umano e la presenza dell'alieno. Siccome queste cose sono capitate molte volte, è evidente che chi comanda, cioè l'alieno, attraverso la massoneria, che comanda il popolo non solo italiano evidentemente, produce una serie di situazioni che hanno a che fare con il problema fondamentale che ha l'alieno: non morire, rifiutare la morte. L'alieno ha un piano e sostanzialmente dice a chi comanda: se tu segui le mie istruzioni, anche per te ci sarà l'immortalità. Ecco che questo è il patto della nuova alleanza tra l'alieno e chi comanda su questo pianeta. Tutti e due si autoproteggono.
si fanno spalla uno con l'altro. Questo è il motivo del perché chi comanda non ammetterà mai che ci sono gli alieni. Il vero motivo è che sono collusi con l'alieno. Questa è la mia chiave di lettura, non ce n'è un'altra. In quel contesto noi siamo le vittime dei nostri governanti. Noi guardiamo ai nostri governanti, cerchiamo di comprendere qual è il punto debole. Il punto debole non sono gli alieni. Il punto debole della struttura è la esistenza della massoneria. Togli la massoneria, siamo di nuovo un pianeta libero. Dentro questo storyboard c'è anche la probabilità che queste funzioni, queste messe nere, messe sataniche, queste storie del sangue lavato dei bambini piccoli che vengono utilizzati per rigenerare gli organi, eccetera, eccetera, c'è la probabilità che sia altamente plausibile. Vinceremo? Abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto. Sì, è il problema della consapevolezza, uno non se ne accorge. Però mano a mano che la consapevolezza aumenta, abbiamo già vinto. Si può spiegare in tanti modi. In tanti modi. Sì, vedo una perplessità nei vostri occhi. Abbiamo già vinto, e certo, se no che ci sto a fare qui, no? Me ne sarei già scappato da un'altra parte. Abbiamo già vinto. Secondo la fisica quantistica, l'universo è non locale, cioè accade tutto in un unico istante. Questo vuol dire che noi viviamo sta storia perché il nostro cervello, che è un lettore di ologrammi, secondo il neurofisiologo Pribram, che ci ha scritto dei libri e ci ha pubblicato 40 lavori su questa cosa, secondo la fisica quantistica di Bohm, noi viviamo in un ologramma. Il nostro cervello è un lettore di ologrammi. Noi crediamo che esista il tempo e lo spazio, ma tutto accade in un unico istante. Questo unico istante è l'istante in cui è stato creato l'universo. Questo è l'istante in cui l'universo si richiude, quello finale. Quello finale è l'istante in cui l'entropia dell'universo è uguale a 0, cioè il suo valore massimo. Pensate, va da meno infinito a 0. Cosa vuol dire? Che l'entropia è uguale al meno logaritmo dei microstati. I microstati sono sostanzialmente tante cose. Quando queste tante cose diventano una cosa sola, questo logaritmo diventa 0. Quindi quando noi abbiamo compreso e capito che siamo una cosa sola nell'universo, quello è l'istante in cui l'universo si chiude, perché abbiamo capito che la dualità non c'è, ma è solo funzione della nostra idea che la dualità esista. In quel contesto anche i vari Mario Draghi saranno diventati intelligenti. In quel contesto non ci saranno più i buoni e i cattivi. In quel contesto ci saranno solo le persone consapevoli. Ecco, questo è quello che succede perché l'universo è fatto così. Quindi noi abbiamo già vinto. Da un punto di vista tecnico e di fisica quantistica, questo è il momento in cui abbiamo già vinto. Quindi abbiamo già vinto. Certo che questo film noi ce lo facciamo durare un sacco di tempo. Perché? Perché non abbiamo voglia di fare la rivoluzione. Perché fare la rivoluzione vuol dire fare. Come si manifesta la coscienza, che è quella cosa che noi prima credevamo essere Dio e che invece sappiamo che è una cosa imperfetta, che deve diventare perfetta e quindi deve acquisire consapevolezza di sé. La coscienza ha questa caratteristica. Sostanzialmente deve tornare ad essere uno e lo fa con il fare, cioè attraverso l'esperienza. Se non fai niente, l'entropia da sola produce l'effetto voluto. Avete visto? L'entropia ha sistemato le cose, gli intelligenti da una parte, gli stupidi dall'altra. C'è chi si è vaccinato e c'è chi non si è vaccinato. L'ha fatto l'entropia, noi non ci abbiamo messo no? Così lo fai da solo. Però si poteva fare prima, cioè si poteva fare in modo che gli esseri umani comprendessero. Come si poteva fare? Ci voleva un atto di volontà. Gli italiani avrebbero dovuto buttare dalla finestra la televisione 30 anni fa, come ho fatto io. Così io sono rimasto intelligente e quelli che sono rimasti a vedere la televisione sono rimasti cretini. Ci vuole un atto di volontà. Anche se te non lo fai, col tempo le cose accadono. Allora, se vogliamo far diventare il popolo italiano subito in grado di comprendere che noi non abbiamo bisogno di questi governanti, bisogna fare qualcosa.
Dal mio punto di vista fare qualcosa è semplice, è non andare a votare, perché poi c'è una progettualità dietro. Prima non andiamo a votare, poi ci sono le sorprese. Ma io ci ho pensato, non ve lo dico, perché ognuno di voi con la propria coscienza deve trovare la risposta. Se no, no, che faccio io tutta la fatica? Ma lavorate anche voi. E improvvisamente sei diventato socratico, cioè usi la maieutica. Sì, ma a me hanno detto, guardate, io sono una persona estremamente ignorante da un punto di vista proprio di cultura generale, anche perché ho fatto degli studi che non mi hanno portato a fare il classico, lo scientifico. Io ho fatto, prima di fare chimica, ho fatto i geometri, quindi pensate, una scuola che sicuramente non parlava di maieutica, di socratica, di che ne so. Un po' me ne sono dovuto andare a studiare da solo e solamente dopo che ero diventato vecchiotto ho scoperto che le cose che credevo di dire io le aveva già dette, sì, Socrate, Platone, Plotino. Dico, ma guarda, incredibile, ma lui la pensava come me. Meno male, dicevo, se no sono da solo, invece c'è qualcun altro prima. E questo mi ha fatto pensare a una cosa fondamentale, che io sono anche Platone. Perché Platone, io, voi, noi siamo tutti la stessa coscienza e ce ne rendiamo conto solo quando abbiamo acquisito quel grado di consapevolezza in più che ci permette di non autodefinirci diversi dall'altro, cioè vedere l'altro con una separazione. Quindi io sono anche Buddha, anzi sono meglio di Buddha. Perché? Perché Buddha è passato nel tempo. Io non mi fermo sotto la pianta a meditare per tutto il resto della vita, come faceva quello lì. Io vado avanti perché ho capito che stare fermi non serve. Bisogna fare qualche cosa, perché si fa prima. Corrado, andiamo a festeggiare la vittoria? Sì, la possiamo festeggiare anche ora e potrei dire una cosa, che se noi festeggiamo questa vittoria interpretando il significato di vittoria, l'acquisizione di consapevolezza per tutti gli esseri umani, questa è la vera vittoria, se noi la festeggiamo, la creiamo nell'istante in cui l'abbiamo festeggiata, perché noi siamo i creatori dell'universo. Quindi nell'istante in cui facciamo questa ritualità, tecnicamente dentro la ritualità, un po' alla Jodorowsky, c'è la creazione del mondo felice che noi abbiamo nella testa e che vorremmo ottenere chissà quando verrà. E io dico a tutti, il mondo felice è già qui, solo che te non te ne rendi conto. Quindi se noi abbiamo paura, creiamo la paura. Obviously, questo è il motivo fondamentale del perché i nostri governanti hanno tentato di governarci attraverso la paura di morire, perché c'era una malattia brutta e cattiva. No, ma c'è sempre paura per qualcosa, no? In ogni periodo c'è la paura. La paura divide e timpera, si fa con la paura. La paura non esiste, esiste solo la paura di aver paura. I nostri governanti giocano su questo fatto e noi gli dobbiamo dimostrare che questo giochino non funziona più. Ma i nostri governanti si rendono conto che sono burattini manovrati da un mangiafuoco che quando diventano impopolari li butta nelle fiamme e ne sostituisce? Sostanzialmente la risposta è no. Perché se ne rendessero conto avrebbero loro terrore di quello che stanno facendo e scapperebbero. Allora i nostri governanti, alcuni sono totalmente stupidi e credono di poter poi, arrivati a un certo punto, gestire loro l'operazione, no? Come faceva Berlusconi. Berlusconi è stato portato su dalla mafia, dalla massoneria, da questi poteri forti e a un certo punto, era già 20 anni che era lì, ha detto ma io posso fare quello che voglio della massoneria, da domani me ne frego. Ecco, l'hanno ributtato giù dopo 5 minuti. Funziona così, no? Mario Draghi probabilmente pensa di fare nello stesso modo, però non gli riuscirà, non funzionerà. Alcuni quindi sostanzialmente sono stupidi, non capiscono, non hanno quella acutezza perché mancano di acquisizione di consapevolezza, no? Di esperienza. Altri invece hanno pensato che fare questo giochino a loro porterà bene. È vero che loro sono diventati i grandi sacerdoti di una razza sostanzialmente aliena che li governerà per tutta la vita, ma hanno anche avuto la promessa che loro continueranno a vivere perché hanno paura di morire, perché non sono animici, quindi hanno paura di morire, non hanno dentro di loro la struttura dell'eternità.
La parte animica non c'è, non hanno struttura della immortalità, non hanno come computer quella scheda elettronica che gli permette di fare un discorso più ad ampio spettro. Loro credono quindi di essere i sacerdoti di questa religione fatta di alieni e demoni, che li grazierà perché loro sono stati utili all'ottenimento da parte dell'alieno del prodotto finale, l'amrita, cioè l'anima, cioè la vita eterna. Mi dispiace deluderli perché loro non sanno come va a finire questa storia. Se per caso l'alieno dovesse vincere, cosa che per fortuna non succede, ma se dovesse vincere, i nostri militari, i nostri governanti sono i primi a morire. È così semplice. È morta anche la regina d'Inghilterra. Sì, c'era un giornale e una televisione argentina Hanno festeggiato. che ha detto se murió la vieja de mierda. Gli argentini, perché gli argentini ce l'hanno con le Falkland, con le Malvinas, e quindi non li possono vedere gli inglesi, come me. Non li posso vedere nemmeno io. Ma no perché gli inglesi siano inglesi, perché gli inglesi sono... Stavo per dire perché sono invisibili, come tu che puoi diventare invisibile. E mi sa che devi diventare invisibile, perché dopo quello che hai scoperto mi sa che ti convenga. C'hai un buon convento dove rifugiarti? Il convento è molto pericoloso perché i preti lo sapevano che Majorana era lì e lo hanno sfruttato. Io non mi vorrei far sfruttare come Majorana. Grazie, Corrado. Grazie a voi. Viva! Ce l'abbiamo fatta. Wow.